La matricola al suo primo giorno di università. Non riesco a credere che sia davvero il mio primo giorno di università. Tranquilla, è normale sentirsi un po' spaesati all'inizio. Ho camminato mezz'ora per trovare l'aula giusta. Il campus è enorme. Anch'io il primo anno mi perdevo sempre. Poi pian piano impari i percorsi. Tu come facevi a orientarti? Usavo la mappa sul sito e chiedevo sempre ai bidelli. Sono molto gentili. Mi sento piccolissima in mezzo a tutta questa gente. È normale, ma presto inizierai a riconoscere facce e a fare amicizie. Oggi ho già visto persone che sembrano sapere esattamente dove andare. Probabilmente sono al secondo o terzo anno. Hanno già le loro abitudini. Vorrei avere un po' della loro sicurezza. La sicurezza arriva con il tempo, non ti preoccupare. Sei stata tu la mia salvezza stamattina. Grazie per avermi aspettata all'ingresso. Figurati, anch'io avrei voluto avere qualcuno che mi guidasse quando ho iniziato. Che impressione ti ha fatto il professore di letteratura? Mi sembra molto preparato, ma anche severo. Anch'io l'ho trovato un po' severo, soprattutto quando ha detto che la frequenza è obbligatoria. Sì, però è un bene, ci costringe a seguire e a non perdere il filo. Ho paura di non riuscire a stare dietro a tutto. È questione di organizzazione, vedrai che troverai il tuo ritmo. Tu come studi di solito? Cerco di fare schemi dopo ogni lezione e di non accumulare tutto alla fine. Io invece sono abituata a ripassare solo prima degli esami. All'università quel metodo diventa rischioso, perché il programma è molto più vasto. Quindi meglio studiare un po' ogni giorno? Esatto, anche solo mezz'ora al giorno fa la differenza. Mi chiedo se riuscirò a fare anche nuove amicizie. Ma certo, già oggi stiamo chiacchierando io e te. Vero, e mi sento subito meno sola. E pensa che presto conoscerai altri compagni nei gruppi di studio. I gruppi di studio? Sì, molti studenti si organizzano per ripassare insieme, così ci si motiva a vicenda. Mi piace questa idea, potremmo provarci. Volentieri, magari prima del prossimo esame intermedio. Un'altra cosa che mi mette ansia sono gli esami orali.
Anch'io li temevo, ma dopo un paio ti accorgi che non sono così terribili. Il fatto di dover parlare davanti al professore mi blocca. È normale, ma lui valuta anche la tua capacità di ragionare, non solo la memoria. Quindi non devo imparare tutto a memoria? Meglio capire i concetti principali, così puoi spiegarli con parole tue. Questa cosa mi rassicura. Vedrai che dopo la prima esperienza andrà molto meglio. Mi hai dato davvero tanta fiducia, Giulia. Sono contenta, ci sono passata anch'io e so cosa vuol dire. Allora posso considerarti la mia tutor personale? Perché no? Sarà un piacere aiutarti. Grazie, offro io un caffè al bar dell'università. Affare fatto, il caffè qui è la nostra benzina quotidiana. Sei pronta? Sì, andiamo. Così ti faccio vedere anche la biblioteca. Parlare con il professore dopo la lezione. Buongiorno professore. Posso disturbarla un attimo? Certo, dimmi pure. Che cosa ti preoccupa? Durante la lezione di oggi non ho capito bene la parte sulla filosofia medievale. Capisco. Quale concetto in particolare ti è sembrato poco chiaro? Il rapporto tra fede e ragione mi sembra molto astratto. È normale che sembri difficile, ma pensa che per i filosofi medievali la fede e la ragione erano due strade complementari. Quindi non erano in conflitto? Esatto. Per esempio Tommaso d'Aquino sosteneva che la ragione potesse aiutare a comprendere meglio la fede. Mi fa un po' paura la mole di concetti che dovremo studiare per l'esame. È comprensibile, ma se li affronti uno alla volta diventano più gestibili. Consiglierebbe di leggere direttamente i testi originali o i manuali? Ti consiglio di leggere prima i manuali, così hai una panoramica. Poi qualche brano originale per entrare nella mentalità dell'epoca. Ho paura di non ricordare tutte le definizioni a memoria. Non devi impararle come poesie, l'importante è capirne il senso. Quindi all'esame orale se non ricordo le parole precise non è un problema? No, quello che conta è che tu sappia spiegare con le tue parole i concetti. Questo mi tranquillizza molto. Sono contento. Il mio obiettivo è che comprendiate, non che recitiate a memoria. Mi chiedevo anche se fosse utile fare degli schemi. Ottima idea. Gli schemi ti aiutano a visualizzare i collegamenti tra autori e idee. Io faccio spesso mappe concettuali. Vanno bene? Vanno benissimo.
soprattutto se ci inserisci date e concetti chiave. Un'altra cosa, professore, quanto pesa la partecipazione a lezione sul voto finale? Non incide direttamente, ma un atteggiamento attivo ti prepara molto meglio all'esame. Quindi fare domande in classe è positivo? Assolutamente, dimostra che stai seguendo e riflettendo. Mi scusi se oggi non ho preso molti appunti, ero un po' distratta. Non preoccuparti, capita. Puoi sempre confrontarti con i compagni per completare gli appunti. È vero, Giulia prende appunti molto ordinati, potrei chiedere a lei. Ottima idea. E magari puoi restituire il favore aiutandola in un altro argomento. Professore, ha qualche consiglio su come preparare il programma in modo efficace? Dividilo in parti più piccole, fissati delle scadenze settimanali e ripassa costantemente. Quindi non devo aspettare l'ultima settimana per studiare tutto? Esatto, quello è l'errore più comune degli studenti. Ha ragione, io ho sempre fatto così al liceo e arrivavo esausta. All'università il carico è maggiore, serve una strategia diversa. Se studio un po' ogni giorno, l'ansia diminuisce? Sì, perché sentirai di avere tutto sotto controllo. Grazie professore, lei è sempre molto disponibile. È mio dovere, e mi fa piacere vedere studenti motivati. Spero di non deluderla all'esame. Non devi pensare in termini di delusione, ma di crescita personale. Questa prospettiva mi piace di più. Allora sei già sulla buona strada. Posso passare al ricevimento se ho ancora dubbi? Certamente, gli orari sono pubblicati sul sito del Dipartimento. Perfetto, allora verrò la prossima settimana. Ti aspetto, così chiariremo eventuali altri punti. Grazie mille professore, mi sento già più preparata. Sono contento, buon lavoro e non scoraggiarti. Arrivederci. Arrivederci, e in bocca al lupo per lo studio. Per supportare il canale metti mi piace, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche. Preparare un esame insieme in biblioteca. Ciao Sara, finalmente ti trovo qui. Sei già qui da tanto? Ciao Marco, sì, sono arrivata da un'oretta per prendere posto. La biblioteca oggi è pienissima. Non mi sorprende. L'esame di storia contemporanea si avvicina e tutti cercano un posto per studiare.
Esatto, sembra quasi che tutta la facoltà si sia trasferita qui. Hai già iniziato a ripassare? Sì, sto cercando di rivedere i capitoli sulla Seconda Guerra Mondiale, ma sono davvero lunghi. Anch'io ieri ho provato, ma dopo 20 pagine ero già stanco. Io cerco di fare pause brevi ogni mezz'ora, altrimenti non memorizzo nulla. Buona idea. Io invece tendo a tirare dritto e poi crollo. Allora forse dovresti provare il metodo delle pause, funziona davvero. Che schema stai usando per ripassare? Ho fatto una mappa cronologica, anno, evento principale, conseguenze. Interessante. Posso dare un'occhiata? Certo, guarda. Per esempio 1939, invasione della Polonia, inizio della guerra. È chiarissimo. Molto meglio degli appunti che ho io. Vuoi che ti mandi il file? Così lo usi anche tu. Sì, grazie mille, sarebbe un grande aiuto. Nessun problema, siamo compagni di sventura. Tu sei già riuscita a memorizzare i trattati di pace? Un po', ma confondo sempre Yalta e Potsdam. Anch'io. Non ricordo mai chi c'era a quale conferenza. Ecco perché ho fatto una tabella con i partecipanti e le decisioni prese. Sei super organizzata, Sara. Solo perché so di essere smemorata, quindi devo correre ai ripari. Come pensi di gestire l'esame orale? Proverò a ripetere ad alta voce come se stessi spiegando a qualcuno. Potremmo simulare l'esame insieme. Ottima idea. Vuoi provare adesso? Sì, fammi una domanda a sorpresa. Va bene. Parlami del piano Marshall. Allora, era un programma di aiuti economici degli Stati Uniti per ricostruire l'Europa dopo la guerra. Bravo. E ricordi anche l'anno? 1947, giusto? Perfetto. Vedi che sei preparato. Adesso tocca a me farti una domanda. Chi erano i protagonisti della conferenza di Yalta? Roosevelt, Churchill e Stalin. E cosa stabilirono? La divisione dell'Europa in sfere di influenza e la nascita dell'ONU. Bravissima, sei pronta. Magari fosse così semplice anche all'esame vero. Il problema è che davanti al professore mi blocco.
Per questo serve esercitarsi a voce alta, per abituarsi. Vuoi che proviamo a fare altre domande a turno? Sì, continuiamo finché non ci stanchiamo. Ok, dimmi quali furono le conseguenze della caduta del muro di Berlino. La fine della guerra fredda e l'avvio della riunificazione tedesca. Perfetto, tocca a te. Quali furono gli effetti della crisi di Cuba del 1962? La tensione massima tra USA e URSS, ma anche l'avvio di un dialogo per evitare conflitti nucleari. Esatto, si vede che hai studiato. Grazie, ma ho ancora paura di dimenticare tutto all'ultimo. Non preoccuparti, ripassando insieme fisseremo meglio i concetti. Sono contento di studiare con te, mi sento meno solo. Anch'io, in due ci si incoraggia a vicenda. Allora domani ci ritroviamo qui alla stessa ora? Sì, porto anche qualche snack, così abbiamo energia. Perfetto, allora ci diamo appuntamento qui. D'accordo. Adesso torniamo seri, che ci aspettano ancora molti capitoli. Lamentarsi del carico di studio al bar dell'università. Finalmente una pausa caffè, non ne potevo più di leggere appunti. Hai ragione, oggi sembra una maratona di studio. Io ho già 2 libri nello zaino che pesano come macigni. Non so come farò a preparare 3 esami nello stesso mese. È assurdo. Il calendario sembra fatto apposta per farci impazzire. E pensa che io ne ho 4, uno dietro l'altro. 4? Ma è impossibile. Esatto. Il problema è che se ne rimandi uno poi si accumula tutto. Io non so nemmeno da dove cominciare. Salto da una materia all'altra senza metodo. Ho provato a fare un piano di studio, ma dopo 2 giorni era già saltato. Idem. Ogni volta che penso di essere avanti scopro un nuovo capitolo da studiare. Io invece continuo a procrastinare, e poi entro nel panico. Almeno tu, Luca, sei sempre costante. Costante? Magari. Faccio finta, ma dentro sono stressatissimo. Anch'io non riesco a dormire bene, penso sempre alle scadenze. Stamattina ho contato, devo leggere ancora 300 pagine. Non dirmelo. Io ho 2 dispense che sembrano enciclopedie. Io ieri sera mi sono addormentata con il libro in mano. Vi capita anche di non ricordare nulla dopo ore di lettura?
Sempre, rileggo la stessa frase 10 volte. È il classico segnale di esaurimento. Allora non sono l'unica che si sente esaurita. No, siamo tutti sulla stessa barca. A me viene voglia di mollare tutto e andare in vacanza. Magari, una settimana al mare senza pensare agli esami. Sarebbe il paradiso, ma intanto ci tocca restare qui. Io sogno solo una giornata intera senza libri. Secondo voi studiare in gruppo aiuta o distrae? Dipende. Se siamo seri, aiuta molto. Io però rischio sempre di chiacchierare più che studiare. Almeno così l'ansia si riduce un po'. È vero, condividere lo stress lo rende più sopportabile. Sì, ma alla fine i capitoli restano lì ad aspettarci. Se penso che tra 2 settimane avrò l'orale mi viene il mal di stomaco. Io sudo freddo solo a immaginare le domande del professore. E io tremo quando mi fa le domande a sorpresa. Ci vorrebbe un superpotere per memorizzare tutto in un giorno. Oppure una macchina del tempo per avere un mese in più. Io preferirei che cancellassero un esame dal piano di studi. Ma vi rendete conto che nessuno di noi ha ancora iniziato a scrivere la tesina? Oddio, è vero, me ne ero dimenticato. Io non ho nemmeno scelto l'argomento. Ok, adesso sì che l'ansia è salita alle stelle. Respiriamo, siamo al bar, godiamoci almeno il caffè. Hai ragione, una pausa serve davvero. Brindiamo allora, al coraggio degli studenti esausti. Almeno questo ce l'abbiamo, il coraggio. E alla speranza di sopravvivere agli esami. Dopo l'esame orale. Non ci credo di essere ancora viva dopo quell'esame. Dai, racconta, com'è andata? All'inizio ero terrorizzata, non riuscivo neanche a parlare. Anch'io mi blocco sempre i primi secondi. Il professore mi ha guardata con quell'aria severa e pensavo fosse finita. E invece sei qui, quindi qualcosa avrai detto. Mi ha chiesto subito la parte che sapevo peggio. Classico, sembra che abbiano un radar per i nostri punti deboli. Ho balbettato un po', poi ho ripreso fiato e sono partita. Brava, l'importante è non fermarsi. Quando ho iniziato a spiegare con le mie parole mi sono sentita più sicura.
È esattamente quello che vogliono, che tu sappia ragionare. Poi mi ha interrotta un paio di volte. A me mette ansia quando fanno domande a raffica. Sì, ma in realtà voleva solo capire se avevo capito davvero. Allora direi che è un buon segno. Alla fine ha annuito e mi ha sorriso leggermente. Grande, è come un sigillo di approvazione. Non ho idea del voto, però. Beh, se non ti ha stroncata, direi che hai passato la prova. Spero almeno con un voto decente. Sì, se non eri preparata ti avrebbe bocciata subito. Tu invece come ti senti per domani? Agitatissimo, ho paura di bloccarmi completamente. Non succederà, fidati. Lo dici perché ormai sei sopravvissuta. No, lo dico perché ti ho visto studiare seriamente. Ma, continuo a confondere le date. Anch'io fino a ieri sera. Poi ho fatto una tabella e mi ha aiutato. Me la passi? Magari mi salva la vita. Certo, te la mando stasera. Grazie mille, sei sempre un'ancora di salvezza. Pensa che mentre aspettavo il mio turno volevo scappare. Io farò lo stesso domani, ma non avrò il coraggio. La verità è che l'attesa è peggio dell'esame. Hai ragione, quelle ore in corridoio sono interminabili. Quando sei lì dentro invece il tempo vola. Almeno non si soffre troppo a lungo. Sai cosa mi ha colpito? Dimmi. Che il professore ascoltava davvero, non era solo un interrogatorio. Questo mi rincuora un po'. Mi ha persino incoraggiata quando esitavo. Allora forse non è così spietato come sembra. Forse vogliono solo vedere se abbiamo fiducia in noi stessi. Già, più che la memoria pura. E pensare che ieri volevo mollare. Vedi, hai resistito e adesso hai un peso in meno. Un enorme peso in meno, direi. Allora stasera festeggiamo? Sì, ma con qualcosa di leggero, sono distrutta. Ok, pizza e film? Perfetto, ci voleva proprio. Così scarichiamo tutta la tensione. Domani sarai tu a raccontarmi la tua avventura.
Speriamo sia una bella storia e non un disastro. Con la preparazione che hai, andrà bene. Incrocio le dita. Farai come me, parlerai piano e chiaro. Non sarà facile, ma ci proverò. Alla fine non è la fine del mondo. Certo, però il cuore batte come un tamburo. E batte ancora più forte appena senti il tuo nome. Già, quello è il momento più duro. Ma poi passa, sempre. E rimane solo il sollievo. Adesso mi sento orgogliosa, anche se non so il voto. Ed è questo che conta. Hai superato te stessa. Quando usciranno i risultati ti avviso subito. Non vedo l'ora di sapere. Spero di darti una buona notizia. Sono sicuro che lo sarà. Ok, allora stasera relax totale. Meritato più che mai. Grazie per avermi ascoltato, Davide. Grazie a te per aver condiviso la tua esperienza. Ora tocca a te brillare domani. Farò del mio meglio, promesso. Allora brindiamo in anticipo al tuo successo. E al tuo coraggio di oggi. Per supportare il canale metti mi piace, iscriviti e attiva la campanella delle notifiche.